Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la ruota della fortuna, amici del Toro. Direi che può essere un momento molto molto positivo per l'amore, potrebbero esserci delle occasioni fortunate, delle conoscenze magari inaspettate o degli equilibri che cambiano magari nella relazione o nella conoscenza che avete già. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, link alla sezione degli abbonati dove trovate il percorso di crescita e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Allora, partiamo con un 10 di spade, un 6 di spade, un 2 di bastoni, la regina di spade, abbiamo un cavaliere di bastoni, un 9 di coppe, un 10 di pentacoli, il carro e la morte. Wow! Vi faccio notare che il 10 di spade è uno degli arcani minori della morte, quindi è come se ci fosse un periodo di grande trasformazione, secondo me, qui. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse indipendentemente dal tipo di legame che vi unisca. Tenete presente che ho attivato la lettura fast, la lettura veloce via WhatsApp ed è in promozione per tutto agosto. Anche di quella c'è il link sotto in descrizione. E siccome è collegata all'abbonamento, una neo abbonata ha scoperto che YouTube fa delle promozioni e il primo mese ve lo regala. Non so se succeda a tutti, anzi, se deciderete di fare l'abbonamento poi scrivetemelo nei commenti, però chissà, magari riuscite a portarvi a casa la lettura gratis. Allora, andiamo a vedere il 10 di spade. 2 di bastoni, matto e 7 di bastoni. Qui sento come se ci fosse una fine e un nuovo inizio con questo matto. Abbiamo anche un 2 di bastoni, quindi sento come se fosse una sorta di rinascita. Il guardare al futuro, se vogliamo, con una nuova fiducia, con una nuova grinta, mi verrebbe anche da dire. Andiamo a vedere il 6 di spade. Allora, il matto qui, ragazzi, può fare anche riferimento a una nuova storia, a una nuova relazione. Per qualcuno, secondo me, può essere una conoscenza o una storia che è già iniziata, per qualcun altro sta per iniziare, c'è come una conoscenza, potrebbe essere proprio durante un viaggio la conoscenza di questa persona o potrebbe esserci come un allontanamento da parte vostra per quello che riguarda questo 10 di spade, cioè
Il 6 di spade è una carta di credenze limitanti, quindi è come se ci fosse una forma pensiero o un sistema di pensiero, un sistema di credenze che avete bisogno come di lasciare indietro. Qui c'è una sorta di scelta, di avanzamento. Ho due opzioni, qui avete un 2 di bastoni, qui avete un 2 di bastoni. Può effettivamente essere che ci sia una persona che avete conosciuto da poco e una persona nuova che conoscerete durante un viaggio e che quindi ci sia come un, mi viene da dire, dover scegliere o dover gestire più di due situazioni. Per qualcuno potrebbe essere il gestire la nuova conoscenza e i figli, per esempio, per qualcun altro potrebbe essere il gestire la nuova conoscenza e il lavoro, cioè ci sono come varie cose in questo periodo che vi terranno occupati con questo 2 di pentacoli. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 3 di coppe e 8 di pentacoli. È come se cercaste di vedere un futuro. Supponiamo che sia un'energia sola, poi se sono due cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Però ho come l'idea, allora, questa energia potrebbe o essere anche un collega, una collega di lavoro, oppure potrebbe esserci qualche tema riguardo al quanto spesso vorreste vedere questa persona, al tipo di divertimento che vorreste con questa persona, perché comunque il 3 di coppe è una di quelle carte che mi parla della raccolta dei frutti. Quindi è come se voi stesse cercando di capire, di vedere in, in base alla direzione che avete scelto quali sono i frutti sui quali potete lavorare o dovrete lavorare. Scusate, quali sono, diciamo, i punti sui quali dover lavorare per raccogliere i frutti. Andiamo a vedere la regina di spade. 9 di bastoni e cavaliere di coppe. C'è qualcuno qui, avete anche il 7 di bastoni, probabilmente avete come una sorta di tutela, mi viene da dire, nei vostri confronti, nei confronti di certi spazi vostri. Credo che questa titubanza faccia un po' parte del fatto che o nella situazione, nella relazione, piuttosto che la persona in sé, potrebbe effettivamente, potreste anche essere voi, vi dirò, però supponiamo che sia l'altro o l'altra, credo che ci sia come un po' di freddezza, un po' di come limiti, confini sul quanto poter proporre, su quanto poter avanzare. Può essere che siate voi che vi sentirete tipo limitati, eh? Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Ullala, asso di coppe. E che qui si tratta di aprire il cuore, di andare avanti, secondo me, a livello emotivo. Qui abbiamo un 2 di spade. Qui abbiamo un 7 di coppe, un 6 di bastoni e un 10 di bastoni. È interessante perché abbiamo il 2 di spade che mi parla di come un qualche cosa che diventa più certo, mi verrebbe da dire. Qui sento che ci sono come quei punti, volendo, di cui parlavo prima, ci sono come nuove idee, nuove prospettive. Vi ricordo che qui avete anche la ruota della fortuna e io ho come l'idea che entrare dentro certe situazioni, magari proprio emotive, con l'asso di coppe, o buttarsi a livello emotivo in questa situazione, in questa conoscenza, in questa relazione, può farvi aprire nuove porte, può portare a galla con questo 6 di bastoni. Secondo me è proprio l'intenzione da parte di entrambe e con questo 10 di bastoni c'è come un lasciarsi indietro certe aspettative, come un alleggerirsi.
Andiamo a vedere il 9 di coppe, perché il 9 di coppe è una carta di grande appagamento emotivo. Molti la chiamano la carta del sogno compiuto, e poi si finisce anche con un 10 di pentacoli, quindi secondo me, guardate, re di pentacoli e 9 di pentacoli. C'è come questa concretizzazione, secondo me, ad un certo punto del periodo. Il tutto avverrà semplicemente buttandovi mi viene da dire, perché io comunque l'asso di coppe lo sento un po' come questo matto. Qui anche ce l'avete voi il matto a inizio periodo, quindi si tratta di fare proprio il salto di fede in questa nuova situazione, in questa nuova relazione. Vi dico, per qualcuno ci sono più persone, perché qui avete un 2 di pentacoli, qui avete un 3 di coppe, 2 di bastoni, come se ci fosse il carro, appunto, una scelta. Qui però vedo con questo 2 di spade, perché anche il 2 di spade è la carta del bivio, è la carta di qualcuno che ha dei dubbi e non sa che scelta effettuare. Però in qualche modo con questo asso di coppe io sento che vi dirigerete verso una persona in particolare. Potrebbe proprio essere questo re di pentacoli, o vi dirigerete, per esempio, se fosse una persona sola, verso la concretezza con questo re di pentacoli. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, 5 di bastoni e re di spade. Io sento che sarete come disposti a sotterrare l'ascia di guerra, o mettiamo che siano questi dubbi, visto che ho questo 2 di spade, o la spada della regina di spade nei tarocchi tradizionali ce l'ha in alto la spada, come se stesse per... Adesso ve la faccio vedere. Però è come se voi steste abbassando in qualche modo questa spada, queste barriere, se vogliamo, del 9 di bastoni. Vedete che ce l'ha dritta. Con una mano dice a chi è davanti a lei vieni, con l'altra però tiene la spada come per dire io sono allerta, se sgarri succede qualcosa, no? Ecco, sento che qui in qualche modo questo tipo di sistema difensivo ad un certo punto viene lasciato indietro e compare questo 10 di pentacoli, ragazzi, che mi ricorda molto la ruota della fortuna, perché è un qualche cosa che si completa, è un 10 anche la ruota, c'è un risultato che arriva, il movimento che viene fatto e porta la trasformazione di cui ci parla la morte. È una carta di unione felice, è una carta che promette anche bene, perché di solito parla di unioni durature. Quello che mi fa ben, come vi posso dire, sperare è che sento con questi due 9 come una sorta di autonomia, di interdipendenza all'interno di quest'unione, un po' come le anime gemelle. Non dico che siate anime gemelle, ok? Però le anime gemelle, il numero delle anime gemelle è un 11, che sono 2, 1, e l'essenza del 1 è proprio l'indipendenza. Quindi la sfida delle anime gemelle è di viaggiare parallele, ma mantenendo ognuno la propria identità, senza creare codipendenza. L'ombra del numero 11 è il 2. L'ombra del 2, andatevelo a vedere, io ho pubblicato, c'è un corso gratuito di numerologia, e lo trovate nelle playlist. Comunque, per approfondire anche la conoscenza di voi stessi, sono interessanti questi argomenti, questi temi. Allora, andiamo a vedere adesso l'evoluzione dell'energia della vostra persona di interesse, e non importa il tipo di legame che avete. Potrebbe anche essere... Ah no, non ho detto i segni zodiacali. Potrebbe anche essere l'evoluzione dell'energia di questa nuova persona. Allora, la persona, qualcuno la conosce già, secondo me, e in questo periodo potrebbe nascere come qualche cosa in più. E per qualcun altro, secondo me, potreste conoscerla durante un viaggio, durante uno spostamento, più facile nella seconda metà, nella seconda settimana di agosto. Segni zodiacali. Allora, qui abbiamo Acquario, Leone, Scorpione, Cancro,
Capricorno e basta. Ok. Partiamo, 7 di bastoni, tutti e due siete abbastanza sulla difensiva. Poi abbiamo un 6 di coppe, il matto, un fante di pentacoli, una regina di pentacoli, un asso di coppe, giudizio, sole e mondo. Wow! C'è proprio un risveglio qui. Allora, sento che questa persona, ragazzi, è molto concentrata su se stessa, però a parte questo, c'è come un qualche tema dal quale non si vuol far distrarre o che sta tenendo lontano con questo 7 di bastoni. Andiamo a vederlo. Fante di spade. E regina di coppe. Potrebbe essere un tema legato al controllo, è come se questa persona non volesse farsi controllare, o potrebbe anche avere problemi nel parlare delle proprie emozioni o nel catalogare le proprie emozioni. Se uno non sa neanche se è frustrato piuttosto che arrabbiato, diventa difficile spiegarsi, giustamente. Andiamo a vedere questo 6 di coppe, 9 di pentacoli, e 8 di coppe. Ho come la sensazione che questa persona stia inseguendo un sogno. Può essere un sogno lavorativo, perché abbiamo 9 di pentacoli, la carta degli autonomi, oppure può anche essere che questa persona sia single da tanto tempo e che stia aspettando il sogno, che voglia con questo 8 di coppe qualche cosa di molto elevato. Andiamo a vedere il matto, perché ce l'avete entrambe. 2 di coppe, 2 di coppe, cavaliere di coppe. È come se questa persona non avesse più fiducia nelle relazioni, in quello che la gente propone, in quello che la gente dice. Io credo che sia per questo che voi avete come questa sorta di limite qui con questo fante di coppe. Può essere che non voglia compromettersi con questo 2 di coppe, che non voglia parlare di relazioni, che non voglia parlare di patti, di etichette, per esempio, della relazione. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 4 di pentacoli. È come se stesse studiando la situazione. 4 di pentacoli e 3 di bastoni. Sento che anche questa persona, perché anche voi avete i 2 di bastoni, 2 e 3 di bastoni in un'energia un po' simile, è come se stesse anche lei, perché anche qui vi sento un po' così voi. Anche questa persona sta cercando di capire che cosa si può costruire nel futuro. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Asso di coppe, asso, wow ragazzi. Tutti e due avete l'asso di coppe, qui abbiamo un re di spade. Può essere che la persona sia tanto mentale con questo re di spade per quello che riguarda i sentimenti, le emozioni, o come l'idea che manchi di concretezza. Tanta mente, tanta... Sapete che noi abbiamo, diciamo, 3 livelli, quello fisico, se vogliamo, quello emotivo e spirituale o
Vabbè, lasciamoli così. Emotivo e mentale, scusate, quindi fisico, sono più semplici. Fisico, emotivo e mentale. In ordine di livello perché il fisico riguarda i chakra bassi, l'emotivo i chakra intorno al quarto e il mentale i chakra alti. E io qui ho come la sensazione che la persona sia dal quarto, lavori come dal quarto chakra in su e manchi la parte, la componente fisica, la componente materiale. Magari parlate tanto di come potrebbe essere una relazione perfetta, però poi alla fine a livello pratico la vostra conoscenza o relazione di perfetto a poco, no? È un po' quello il senso, non so se mi sono capita. Allora, andiamo a vedere perché c'è un altro asso di coppe. Mm, 3 di coppe. Entrambe avete il 3 di coppe. Sento che è come se non voleste divertirvi allo stesso modo. Se seguo il filone prima di quando vi ho detto che c'è come bisogno di divertirsi, di far festa, di celebrare. 4 di coppe. Manca una coppa. Guardate. 3 di coppe. 4 di coppe e l'asso di coppe è girato al contrario, cioè nel senso come se fosse una coppa a parte. Manca una coppa. Se guardo le 4 coppe, i livelli potrebbero essere fisico, emotivo, mentale e spirituale. 4 coppe, ne manca una. Non so, è come se questa persona non si fidasse, se non vedesse il potenziale, ma perché effettivamente è ancora in fase di studio. Però io qui ho delle bellissime carte per concludere la sua lettura, perché abbiamo un appeso che dà la possibilità, anzi datemi 2 carte, che dà la possibilità a questa persona di vedere le cose da un altro punto di vista e poi qui sento come un'esplosione, cioè il sole e il mondo, mi fido. Sono anche 2 carte di bambini, quindi ci sono diversi assi di coppe, c'è questa regina di pentacoli al contrario. Per qualcuno qua si potrebbe trattare di un tema proprio inerente ai figli, avete anche il 6 di coppe, effettivamente sì, ma tante carte avete. Quindi per qualcuno, se siete in relazione, può essere come un buon momento per aprire questo tema o comunque per pensare a un 10 di pentacoli, ad una famiglia allargata, nel caso appunto abbiate una, una relazione storica. Ok, andiamo a vedere l'appeso. Asso di spade, c'è come una comunicazione, una verità che viene a galla, qualche tipo di presa di consapevolezza o di vista, qualche nuovo obiettivo, si comunica qualche desiderio. Io sento che con questa persona potreste avere come una chiacchiera chiarificatrice, perché poi abbiamo questo sole e questo mondo ed è come rendersi conto che questa persona può fidarsi, può avere tutto con voi, può essere se stessa, può esprimere la sua essenza, può riscoprire, e anche qui con tutti questi matti mi viene il suo bambino interno, il suo bambino interiore. È una bellissima lettura, ragazzi. Ok, andiamo a vedere una sibilla antica. Quante! Però vedo già fortuna, qui avete la ruota della fortuna, ragazzi, è un periodo di cambi. Leggiamo subito questa. Allora, carta numero 2. È la carta migliore del gioco. Essa vi annuncia fortuna nella vita, in amore o in affari. Eredità prossima, effettivamente abbiamo una marea di 9 di pentacoli, ne abbiamo 2, c'è un 10 di pentacoli anche, che parla di eredità, la ruota della fortuna. Annulla il significato delle carte vicine e rafforza quello delle carte buone. Ok. Frase poetica. Felice è quel cui da periglio e danno le sciocche prove altrui sicuro fanno. La rosa, carta numero 20. Qui avete un 2 che assomiglia un po' al numero 11, scritto così, ok? Nel
nel senso come la sacerdotessa, con i numeri romani. E qui abbiamo 2-10 e qui rivedi 2-10. Ok. Dovrete accettare i consigli che vengono da persone amiche e sagge. Il vostro orgoglio potrebbe essere cagione di gravi imbarazzi. Fra tanti solo Dio, certo, è quell'uno che bisogno non ha d'uomo ver uno. Solo Dio ha le certezze. Noi abbiamo bisogno di vedere per credere. Lo zodiaco, carta numero 26, siete di carattere calmo, riflessivo ma anche indeciso, e vediamo i 2 di bastoni. Abbiate maggiore volontà e fermezza nelle vostre risoluzioni e ne avrete vantaggio. Volan l'ore e i dì con maggior fretta, che dall'arco non fa lieve saetta. Tempo scorre in fretta e non bisogna perderlo. Voi siate scusate, il giullare, carta numero 29. Voi siete preoccupato e temete anche un prossimo avvenimento disgraziato. Non datevi pensiero, poiché avrete presto delle ottime notizie che vi rallegreranno ed ogni cosa finirà bene per voi. Gioia finger mal può chi nell'afflitta faccia la pena sua porta descritta. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o WhatsApp, oppure vi potete abbonare al canale. Nella sezione degli abbonati la formazione è ben più vasta perché tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla delle credenze limitanti, di alto e basso astrale, di kundalini, di sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Io lo sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate dall'1 al 5, sono 5 playlist numerate dall'1 al 4, andrebbero viste in ordine cronologico, tenete presente che la 3 è divisa in 2, 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!